Piero di Cosimo nacque a Firenze nel 1462 con il nome di Piero di Lorenzo. Visse in una città straordinaria dove lavoravano artisti come Leonardo da Vinci, Botticelli, Ghirlandaio e poco dopo Michelangelo. Il soprannome di Cosimo deriva dal suo maestro Cosimo Rosselli, presso la cui bottega si formò da giovane. Fin dagli inizi mostrò però una personalità molto diversa da quella dei suoi contemporanei, meno interessata all'equilibrio classico e molto più attratta dall'immaginazione e dall'osservazione della natura. Da ragazzo lavorò accanto a Cosimo Rosselli, partecipando probabilmente ai grandi cantieri artistici dell'epoca. Nel 1481 seguì il maestro a Roma per contribuire alla decorazione della Cappella Sistina. Immaginate il giovane Piero mentre osserva da vicino i migliori artisti italiani del suo tempo. Quell'esperienza gli permise di confrontarsi con le grandi imprese artistiche rinascimentali, ma la sua strada sarebbe stata molto personale. Piero di Cosimo è famoso non solo per i suoi dipinti, ma anche per le sue strane abitudini. Lo storico dell'arte Giorgio Vasari racconta che viveva quasi da eremita. Non amava uscire, diffidava delle persone, mangiava spesso uova sode perché non voleva perdere tempo a cucinare, detestava il rumore e i temporali lo terrorizzavano. Anche se alcune storie potrebbero essere state esagerate da Vasari, contribuiscono a costruire l'immagine di un artista eccentrico, immerso nel proprio mondo interiore. Se c'è una cosa che affascinava Piero era la natura. Passava molto tempo a osservare alberi, animali, nuvole e paesaggi. Secondo Vasari riusciva a vedere figure immaginarie nelle macchie sui muri, nelle forme delle rocce e delle nuvole nel cielo. Questa capacità di trasformare elementi naturali in immagini fantastiche influenzò profondamente il suo stile. Nei suoi dipinti la natura non è mai soltanto uno sfondo, diventa una protagonista viva e misteriosa. Uno degli aspetti più originali della sua produzione è il modo in cui interpreta la mitologia classica. Opere come Perseo libera Andromeda trasformano le antiche leggende greche in avventure ricche di dettagli sorprendenti. I mostri sembrano usciti da un racconto fantasy. I paesaggi sono pieni di particolari curiosi. Le figure si muovono in ambienti che mescolano realtà e immaginazione. Piero non racconta il mito come una lezione di storia antica, lo rende vivo e spettacolare. Tra le sue opere più affascinanti troviamo i dipinti dedicati alle origini dell'uomo. I quadri come La caccia primitiva o Incendio nella foresta immagina un'umanità ancora selvaggia che vive in stretto contatto con la natura. Queste scene sono straordinarie perché anticipano temi che diventeranno popolari solo secoli dopo. Piero riflette su come gli uomini abbiano imparato a vivere insieme, a costruire comunità e a dominare il mondo naturale. È quasi una forma di archeologia immaginaria. Accanto ai soggetti mitologici, Piero realizzò anche splendide opere religiose. Tra le più celebri troviamo la Visitazione con San Nicola e Sant'Antonio Abate e diverse Madonne. Anche in questi dipinti emerge il suo stile personale. I personaggi sembrano immersi in un'atmosfera sospesa, i paesaggi sono descritti con grande attenzione, la natura partecipa emotivamente alla scena. Le sue opere sacre non puntano tanto alla solennità quanto alla poesia e alla contemplazione. Piero fu anche un eccellente ritrattista. Uno dei suoi capolavori è il celebre ritratto di Simonetta Vespucci, spesso identificato con una delle donne più ammirate della Firenze medicea. In questo dipinto la figura appare elegante ma anche enigmatica. Lo sguardo è distante, i dettagli simbolici aumentano il mistero. Piero non si limita a rappresentare l'aspetto fisico di una persona, cerca di suggerirne il carattere e il mondo interiore. Tra gli allievi che frequentarono la sua bottega ci fu anche Andrea del Sarto, destinato a diventare uno dei più importanti pittori del Quattrocento. Questo dimostra quanto Piero fosse stimato dai contemporanei, pur essendo un artista molto originale e difficile da classificare. La sua influenza si estese ben oltre la sua generazione. Molti giovani pittori impararono da lui l'attenzione per la natura e la libertà inventiva. Piero di Cosimo morì nel 1522, oggi considerato uno degli artisti più affascinanti e imprevedibili del Rinascimento italiano. Se Leonardo rappresenta la scienza, Michelangelo la potenza, Piero rappresenta l'immaginazione. Le sue opere sono piene di animali fantastici, paesaggi misteriosi, miti reinventati e invenzioni sorprendenti. Guardando i suoi quadri si ha spesso la sensazione di entrare in un sogno, e forse è proprio questo il suo segreto, aver dimostrato che il Rinascimento non fu soltanto ordine e razionalità, ma anche fantasia, curiosità
e meraviglia. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!